Eccoci qui, parliamo di Clubhouse, il nuovo social audio che sta spopolando e sta facendo andare tutti noi in FOMO, Fear of Missing Out. Abbiamo paura di perdere un'opportunità. Ma Clubhouse è veramente un'opportunità? In questo video andiamo a vedere anche questo, però ovviamente prima di arrivarci vorrei dare un po' di contesto. Quindi vi faccio vedere di cosa stiamo parlando per poi arrivare alle mie impressioni e alle opportunità. Prendo in mano l'app così è tutto più semplice, però prima parliamo della sua particolarità attuale e forse causa del suo così grande successo al lancio, l'esclusività. Perché ad ora su Clubhouse ci puoi entrare solo su invito o scaricando l'app, iscrivendoti e sperando che una persona al suo interno accetti la tua richiesta e ti inviti. Oltretutto l'app ora è disponibile soltanto su iPhone o iPad, quindi su dispositivi con iOS. Ed ogni persona una volta registrata ha a disposizione soltanto 2 inviti, che in realtà poi aumentano con il tempo. Io per esempio ora ne ho 6. Vi faccio velocemente vedere dove si trovano gli inviti. Qui siamo all'interno dell'app che comunque dopo vi faccio vedere e gli inviti sono qui in alto. Come vedete io ora ho 6 inviti. Se volete alcuni di questi ve li posso regalare, magari organizziamo un altro giveaway con la pagina Instagram Risparming, quindi andate a vedere lì. Comunque del lancio di questo social potremmo parlare per ore e la loro strategia sicuramente diventerà caso studio. Contate che esistono solo da un anno e hanno già raccolto più di 6 milioni di utenti per una valuation di 1 miliardo, dove nell'ultimo round di investimenti hanno raccolto 100 milioni di dollari. Tanto per darvi alcuni numerini. Comunque prima di disperarvi sappiate che sicuramente in un futuro apriranno pressoché a tutti e uscirà anche la versione Android. In questo momento, essendo ancora in beta, a mio parere vogliono testare il sistema piano piano con pochi utenti alla volta per non sovraccaricare il tutto. Ma ora vediamo l'app così ci prendiamo anche un po' la mano. Entriamoci e come vedete qui mi vengono subito proposte un calendario dove ci sono le stanze dove io posso entrare che sono schedulate per il futuro e tutte le stanze che sono già attive dove io posso entrare e parlare o ascoltare. Poi andiamo a vedere come funziona una stanza. Comunque all'inizio, ovviamente in fase di registrazione, ti vengono chiesti tutti i tuoi interessi, in modo tale che Clubhouse possa proporti persone o stanze che potrebbero interessarti. Poi in realtà cercando ed esplorando ce ne sono veramente una valanga. Infatti qui in alto a sinistra c'è subito il pulsante cerca dove ci vengono proposte delle persone che potrebbero interessarci o comunque ci vengono proposti tutti i topics e man mano che cerchiamo, per esempio io vado su sports, ci vengono proposte persone o club che sono affini ai nostri interessi. In realtà dei club non vado a parlare perché in questo momento la funzione è limitata perché li stanno approvando manualmente e data l'enorme richiesta di creazione di club, io che comunque ho richiesto la creazione di un club non ho mai ricevuto risposta e non sono neanche ancora riuscito a creare un club. Torniamo nella home, qui ci sono gli inviti come vi facevo vedere prima e possiamo inviare un SMS al nostro amico con il link per essere invitato e accedere all'app. Qui c'è il calendario, quindi tutte le stanze che potrebbero interessarci che stanno arrivando. Qui alle 5 c'è turismo, enogastronomico, esperienze digitali. Io se ci vado a cliccare mi vengono fatte vedere le persone che saranno presenti, che parleranno e che amministreranno questa stanza e io posso condividere, twittarla o aggiungerla al calendario. Comunque, tornando indietro, qui campanella delle notifiche, quindi con tutte le notifiche in arrivo e dopodiché qui in alto a destra c'è il classico mio profilo dove c'è una breve descrizione e i tag per Twitter o Instagram e dopodiché c'è anche la persona che mi ha nominato, che mi ha invitato. In questo caso sono stato nominato dal grandissimo Gianluigi Ballarani. Qui in basso a destra ci sono tutti i nostri amici divisi per online e comunque non online che possiamo invitare o con cui possiamo creare una stanza privata. Per esempio andiamo a disturbare qualcuno, crea room, start a closed room together. Qui c'è subito la notifica che non potremmo registrare l'audio. Probabilmente Francesco non accetterà l'invito in questa room privata dove possiamo parlarci solo io e lui. Questa in realtà è una funzione che non capisco, una room tra me e Francesco, però vabbè, chiudiamo. E dopodiché possiamo avviare una stanza
Una stanza aperta a tutti, una stanza social dove possono entrare solo le persone che seguiamo e una stanza chiusa con la scelta di persone che vogliamo che si uniscano a quella stanza. Ovviamente possiamo aggiungere un topic di quella stanza, quindi un titolo, una descrizione, e dopodiché si va a creare la stanza. Oltre a avviarla immediatamente, quello che possiamo fare andando nel calendario, possiamo programmare una stanza e quindi qui avremo il nome dell'evento, chi ci sarà all'interno, quindi chi sarà l'host della stanza, e dopodiché possiamo andare ad aggiungere i vari ospiti o co-host, quindi co-amministratori della stanza, per quando, quindi quando sarà questa stanza, l'ora di quella stanza e la descrizione. Ora non vado a creare nessuna stanza, ma anzi mi butto dentro in una stanza già aperta. Qui Business Talk, come assumi, come essere assunti. E ci sono già le persone che stanno parlando. Allora, le persone qui sopra sono le persone che possono parlare, quindi queste 9 persone, Gigi, Samuele, io e altre 6 persone. Quelli con il tag verde sono gli amministratori della stanza. Io in questo caso sono host, quindi ho i poteri di fare pressoché tutto in questa room, ho i poteri di chiuderla, quindi se vado qui in alto a destra la chiudo, però non la chiudo perché altrimenti Samuele e Gigi mi ammazzano. Dopodiché posso spostare altre persone come moderatori o posso rimuovere e spostare alla audience, quindi vedete qui in basso move to audience, le persone che stanno parlando e che sono tra gli speaker. Come è strutturato il tutto? Come vi dicevo prima, le persone qui in alto possono parlare e sono le persone che possono attivare o disattivare il microfono. Io ora non lo disattivo perché sennò altrimenti sentono tutti la recensione che sto finendo. Oltre alla prima sezione dove ci sono gli speaker, ci sono altre 2 sezioni, followed by the speakers, quindi persone che sono seguite da noi speaker, che possono rimanere ad ascoltare o alzare la mano se vogliono parlare, o altrimenti io posso invitare, per esempio adesso vado su Francesco e gli dico lo invito a parlare, quindi ho inviato un invito a Francesco di entrare tra gli speaker. Adesso tra l'altro Francesco ha accettato il mio invito e adesso può parlare. Poi nell'ultima sezione ci sono tutte le altre persone che stanno ascoltando questa room. In questo momento siamo, come vedete qui in basso o anche qui, 138. Vediamo cosa succede. Comunque, dopo che una persona ha alzato la mano e la figura per alzare la mano è a fianco a Live Quietly, a me moderatore viene in questa lista l'alzamento di mano di quella persona e posso approvarlo tra gli speaker. Se lo approvo, poi lui viene qui in alto, diventa speaker e può parlare. Ora provo ad intervenire così sentite e vedete anche cosa sta succedendo. Alzo il volume anche se non si dovrebbe, non si potrebbe, lo so. Perché tu lavori appunto a Rai 3, com'è stato il trovare lavoro, tutto quel processo? Penso che io sono entrato con un semplice casting. Lo dico sempre quando me lo chiedono, appunto perché magari c'è sempre un po' curiosità, no? Ma come hai fatto a diventare conduttore? È veramente proprio con un semplice, banalissimo casting. Avevo 18 anni, il mio primo programma era TV Talk, non so se qualcuno di voi lo conosce, il programma quello del sabato pomeriggio di Rai 3. Ora esco dalla stanza, anche se in realtà dovrei rimanerci perché la stanza Business Talks la stiamo riproponendo con continuità e io faccio parte delle persone che, tra virgolette, moderano questa conversazione, quindi esco e poi, finita la recensione, rientro subito. Comunque, una cosa molto interessante è il pulsante per uscire, perché è Live Quietly. Io adesso ho fatto Live Quietly e sono uscito. Perché è interessante? È interessante perché loro ti dicono di lasciare tranquillamente. Perché? Perché molto spesso quando una persona lascia la stanza salutando, genera quella catena di saluti e tutti escono dalla stanza. Quindi ti dicono lascia tranquillamente o lascia con tranquillità in modo tale che tu te ne vai senza avvisare nessuno, come ho fatto io. Sono entrato e sono uscito senza avvisare nessuno, anche se adesso devo rientrarci perché faccio parte di quel progetto. Quindi finiamo la recensione velocemente. Comunque, se vi interessa, in questo momento le room spariscono appena terminano e non si possono salvare, almeno per ora. Le cose succedono solo lì in quel momento ed oltretutto quando provi a registrare ti dicono di non farlo perché va contro i termini e condizioni. Poi in realtà è probabile, se non sicuro, che Clubhouse salvi tutte le room e tutte le conversazioni, quindi state sempre attenti a quello che dite in pubblico. Ora voglio fare una piccola parentesi sulle decisioni che Clubhouse sarà costretta ad affrontare, perché sono anche molto interessanti da seguire. La prima decisione sarà quella sui dati degli utenti. Che dati raccolgono, come li custodiranno e soprattutto come sarà vista dalle persone questa cosa. La seconda decisione che dovranno prendere è
come controllare i contenuti violenti. Cosa succederà un domani quando ci saranno room con complotti o raduni di persone razziste o altro? Ora siamo relativamente in pochi, ma questi sono problemi, decisioni che ogni social prima o poi dovrà affrontare nell'espandere della sua user base. Dopo le decisioni difficili lato business, ci sono anche i problemi lato business che questo social potrebbe avere, come per esempio la copia o clonazione da parte di un altro grande player nel panorama social, come per esempio Facebook. Magari questo non sarà un problema e proprio Facebook tirerà fuori 2-3 miliardi e li comprerà. Vedremo, sicuramente è molto interessante vedere tutti questi scenari e tutte queste prospettive. Arrivati fino a qui vi do quelle che sono le mie opinioni. In questo momento questo social è incredibile per due motivi. Io provo queste due sensazioni. La prima è la sensazione di popolarità improvvisa. Dato che ci sono ancora poche persone al suo interno, hai l'occasione di parlare con tutti. E tra questi tutti ho avuto l'occasione di parlare con personaggi veramente grossi ed importanti nel loro campo. Ho avuto l'occasione di fare un pitch della mia startup ad un proprietario di un fondo non indifferente e soprattutto generare contatti che ho portato anche fuori da Clubhouse. Contate che molto spesso gli early adopters di questi social, in questi casi, sono persone che lavorano nella comunicazione, quindi all'uscita del social sono subito lì sull'attenti perché questo determina il loro ed il mio lavoro. Quindi nel mio caso per il networking assegno un più veramente ottimo. Poi voi potrete chiedermi, questo rimarrà uguale? La risposta è probabilmente no. Con l'arrivo delle masse nell'app, ovviamente a mio parere si creeranno i fenomeni di, tra virgolette, distanza tra famoso e fan, ed è fisiologico. Mettetevi nei panni di un personaggio ambito che ora deve gestire una stanza di 100-200 persone, che si può fare tranquillamente, ma nel momento in cui queste stanze diventeranno di 5.000 persone, ovviamente la parola per questioni di tempo non verrà data a tutti e sarà più difficile raggiungere questa tipologia di personaggi. Quindi per quel che mi riguarda, se non volete perdere il treno per approfittare di questa opportunità, dovete metterci le mani in fretta. Poi il bilancio dell'utilità di questa cosa lo dovete fare voi in proprio. Io ad ora mi ritengo soddisfatto. Poi la seconda sensazione che ho avuto è quella di una possibile migliore conversazione. Con la voce e soprattutto dal vivo, per quel che ho provato, gli animi vengono molto più smussati e molti leoni da tastiera calano le ali. Per carità, mi è capitato di assistere a scambi di opinioni discordanti, a volte anche duri, ma sempre dentro il limite della corretta convivenza. Forse la percezione di essere circondati da molte persone che ci stanno ascoltando in diretta riesce a smussare gli animi e le affermazioni. Io spero che questo continui a rimanere uguale su Clubhouse, ma sicuramente liti accese avverranno, ma magari in misura minore rispetto ad altri ambienti. Vedremo. Poi a queste due sensazioni che ho provato vorrei aggiungere l'empatia e la riduzione delle distanze. Ragazzi, per alcuni o anche per me, anche solo la possibilità di ascoltare in diretta figure come Elon Musk, perché la scorsa settimana anche lui è stato su Clubhouse ed effettivamente era lì a parlare, magari steso sul divano come noi, ma era lì, e solo l'ascoltare ti fa provare un enorme senso di vicinanza a persone che in realtà sono irraggiungibili o difficilmente raggiungibili. Ora, per concludere, parliamo del futuro di Clubhouse. È sicuramente interessante osservare la crescita. Fino a 15 giorni fa, quando entrai io su Clubhouse, le stanze che potevano essere considerate grandi contavano 150-200 persone in Italia. Ieri abbiamo raggiunto tranquillamente le 700 in una room che moderavo. Tra l'altro, se farete mai un salto su Clubhouse, andate a dare un occhio perché faccio parte di due stanze che riproporremo spesso. Una si chiama Business Talks, che tra l'altro stavate vedendo, e l'altra si chiama Il tabù del denaro. Comunque, per il futuro io sto a guardare molto curioso e vediamo dove vanno a finire con il tutto, anche perché devono ancora implementare la monetizzazione e ovviamente, come negli altri social, siamo noi il prodotto, però effettivamente nella pratica ancora non si è visto nulla. Sono state nominate le stanze a pagamento o i club a pagamento, l'introduzione della pubblicità in app, la vendita dei nostri dati. Vedremo quello che faranno.
Io sono molto curioso. Mentre per quel che riguarda le nuove funzioni, io posso fare solo stime o idee che reputerei utili, ma nulla di più. Io mi aspetto in un futuro molto prossimo una parte di chatting e direct messages all'interno dell'app stessa, perché molte volte dopo aver parlato con una persona interessante, spesso mi sposto su Instagram per poterle scrivere, dato che non c'è la funzione per chattare all'interno di Clubhouse. Senza parlare ovviamente del lancio di una web app e del lancio di una versione su Android. Però il tutto è in divenire, quindi sarà interessante vedere dall'interno dell'app cosa hanno intenzione di fare o implementare. In conclusione, per fare dei bilanci, il tempo che ci sto investendo per crescere al suo interno lo ritengo proficuo, anche soltanto per i nuovi contatti che ho generato, mentre per tutto il resto, numeri, engagement, presenza nel social, non so quanto sia poi alla fine utile. Lo vedremo insieme. Di sicuro però non tutti i giorni nascono piattaforme di questo tipo, quindi salire in questo treno agli inizi potrebbe portare buoni risultati. Se poi il treno dovesse deragliare, ho comunque generato esperienza e contatti. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile e sia stato interessante. Se così fosse, lasciate un mi piace, andate a vedere quello che sto combinando su Clubhouse, ditemi cosa ne pensate nei commenti, come sempre iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!